Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale, buona domenica ancora. Siamo qui ad esaminare le partite giocate ieri e in questione la partita di oggi Atalanta-Udinese. Esamineremo un attimo ciò che è stato e ciò che è successo nello 0-0 degli uomini di Gasperini che impattano contro l'Udinese e guadagnano solo un punto nei confronti del Napoli che ha perso con la Lazio venerdì. Andremo a vedere cosa è successo, anche se possiamo tranquillamente dire risultato che scontenta l'Atalanta, perché l'Atalanta, per ciò che ha espresso in campo, doveva meritare i 3 punti e doveva prendere i 3 punti che poi non sono arrivati. Comunque pochissima Udinese per tantissima Atalanta, ma la partita è finita 0-0. Andiamo a vedere cosa è successo e prima di cominciare, come sempre ragazzi, io vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora già fatto, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti e andiamo a vedere cosa è successo. Allora, io ho visto la partita e l'Udinese alla fine è stata pericolosa solo in un'azione dove Beto, Jim City sbaglia un appoggio e Beto si presenta tu per tu, ma Musso riesce a lasciare la porta inviolata. Poi io ricordo la partita è solo e prettamente Atalanta. Forse c'è stata da parte dell'Atalanta mancanza di lucidità negli ultimi 15 metri, qualche tiro con un po' di sufficienza, ovviamente non è finito in porta, però è stata comunque quasi una partita ad una sola porta, anche se è finita 0-0 e l'occasione diciamo più ghiotta l'ha avuta Toloi al 90esimo. Silvestri si è opposto. Silvestri migliore in campo dell'Udinese. Voglio mettere anche la linea difensiva dell'Udinese perché comunque si sono chiusi in maniera regolare cercando di arginare tutte le discese della squadra di Gasperini, che ha cambiato comunque nel secondo tempo. È entrato Pasalic, è entrato Muriel, che stanno mettendo minutaggio ed è importante anche parlarne perché comunque l'Atalanta sarà la diretta avversaria del Napoli settimana prossima. Quindi con personaggi del genere come Pasalic e Muriel che stanno ritrovando minutaggio e stanno ritornando in condizione, non è tanto una buona notizia, diciamo, per noi tifosi del Napoli, però l'Atalanta è questa, ragazzi. L'Atalanta è una squadra che è costruita per fare tanti gol. Ovviamente hai sempre la squadra avversaria da affrontare, a volte ci riesci, a volte no. È solo che quest'anno è una prerogativa quasi di tutte le inseguitrici del Napoli. C'è troppa discontinuità. Infatti vediamo comunque in classifica che il Napoli, pur perdendo la partita con la Lazio, alla fine, visti i risultati di ieri, potrà approfittarne il Milan e una tra Roma e Juve, perché io metto la Juve comunque tra le pretendenti perché non sappiamo ancora questi 15 punti se vengono ridati o meno, e se la Juve vincesse stasera contro la Roma e gli ridanno i 15 punti, la Juve si trova a 12 punti dal Napoli, seconda da sola. Quindi dobbiamo andare un attimo con i piedi di piombo da questo punto di vista, perché la sentenza ancora deve arrivare e i 15 punti non si sa se vengono confermati o vengono ridati alla Juventus. Detto questo, io da tifoso del Napoli speravo forse che l'Atalanta facesse i 3 punti con l'Udinese, così da arrivare forse un tantino più scarica a livello di fame contro il Napoli. Non è stato così. Napoli-Atalanta sarà comunque una partita non determinante, però mi aspetto una grandissima partita, sperando che non sia la partita contro la Lazio, ma non per il risultato, ma per il non calcio che abbiamo visto, perché ovviamente quando una squadra si chiude e l'altra squadra non riesce a sfondare, vedi una partita che è sempre bello commentarla sicuramente, però vedi comunque una partita che sarebbe potuta andare diversamente, offrendo spettacolo da una parte e dall'altra. Detto questo, l'Atalanta prende questo punto e alla fine doveva prenderne 3 per ciò che ha espresso.
possesso palla, tiri in porta, dominio da qualsiasi punto di vista, anche se andiamo ad analizzare le statistiche. Però il calcio è così. A volte attacchi, 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 attacchi e non riesci a segnare e porti a casa un punto e qualche volta becchi pure la beffa al 90esimo che la squadra avversaria al limite ha fatto un solo tiro in porta e ti infila l'1-0 e non porti a casa proprio niente con un bottino magrissimo. Il calcio è questo era per quanto riguarda Atalanta-Udinese giocata ieri. Vi auguro ancora una buona domenica ragazzi e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!